Ti sei mai fermato a pensare che un ingrediente minuscolo riesce a scatenare opinioni fortissime ogni volta che arriva in tavola? Non è politica e nemmeno sport, è cibo! Più precisamente, uva passa. Ed ecco un dato che quasi nessuno conosce. Prima di diventare questo ingrediente tanto amato da alcuni e detestato da altri. L'uva passa attraversa uno dei processi più curiosi e controllati dell'industria alimentare. Ed è molto più complesso che semplicemente lasciare l'uva ad asciugare al sole. Ora, dimmi una cosa e rispondi con sincerità. Sei tra quelli che amano l'uva passa nei piatti o tra quelli che preferiscono toglierla una a una prima del primo boccone? Per darti un'idea, chili e chili di uva fresca praticamente scompaiono per formare una sola confezione di uva passa. È come se il frutto venisse concentrato dal tempo, dal calore e dalla precisione industriale. E se ti ha colpito il nostro ultimo episodio, in cui abbiamo mostrato come il latte attraversi un processo sorprendente fino a trasformarsi in burro, aspetta di vedere che cosa succede all'uva prima di diventare uva passa. Il confronto è inevitabile, e anche l'impatto. Benvenuti su Fabbriche in Curiosità. Qui mostriamo il dietro le quinte che quasi nessuno vede. Non solo il prodotto bello esposto sullo scaffale, ma l'intero percorso, dalla materia prima fino all'alimento pronto per il consumo. E la domanda che viene spontanea è: perché l'uva passa provoca reazioni così diverse in persone che consumano dolci, frutta e dessert di continuo? Il problema è davvero il sapore o il contesto in cui compare? Prima di rispondere, devi capire come viene prodotta davvero. Perché no, l'industria non butta l'uva vecchia in un angolo aspettando che appassisca. Esistono una selezione rigorosa, tempi precisi, controllo dell'umidità, temperatura e perfino perdite enormi durante il processo. E nel corso di questo episodio scoprirai perché non ogni uva può diventare uva passa, che cosa determina se resterà chiara o diventerà scura, e il dettaglio industriale che decide se sarà morbida o scartata al primo morso. Quindi approfittane subito e iscriviti qui a Fabbriche in Curiosità, perché se un ingrediente così piccolo riesce già a generare questo livello di discussione, immagina quando capirai tutto ciò che accade dentro la fabbrica. E resta con me, perché ora andiamo all'inizio di tutto. L'uva ancora nel campo, nel punto esatto in cui smette di essere soltanto un frutto e diventa materia prima di uno degli ingredienti più controversi della tavola. E sfatiamo subito il primo mito classico. L'uva passa non si produce con uva rovinata, vecchia o scartata. In realtà accade esattamente il contrario. Prima di qualsiasi nastro trasportatore, forno, tunnel o confezione lucida sullo scaffale, l'uva passa nasce nel luogo più sottovalutato di questa storia, il campo. Perché molti pensano che l'uva passa sia uno scarto, frutta dimenticata, uva che nessuno ha voluto, e che l'industria abbia semplicemente trovato un modo per recuperarla. Ma la verità è quasi l'opposto. Perché un acino diventi uva passa e resti gradevole al palato, morbido, dolce, senza sapori strani, deve partire meglio di tanta uva venduta fresca. E ha senso. Quando l'uva si disidrata, perde acqua. E tutto ciò che rimane si concentra. Zuccheri, acidità, sapore, profumo e anche qualsiasi difetto. In altre parole, un piccolo errore diventa un grande problema. Un acino ammaccato può trasformarsi in un chicco d'uva, passa dal gusto sgradevole. Un'uva raccolta fuori dal punto giusto può dare una passa dura, acida o dalla consistenza gommosa. E un'uva con la buccia troppo spessa può diventare quel tipo di uva passa che si attacca ai denti e dà fastidio. Per questo esiste una selezione. E non è una selezione fatta solo a occhio, è una scelta di varietà, di maturazione e di standard. Le uve più usate per diventare uva passa hanno di solito 3 caratteristiche che l'industria apprezza molto: alta dolcezza, buccia più sottile e una buona capacità di disidratarsi senza deteriorarsi. E qui entra una curiosità che cambia tutto. Molte uve vengono coltivate pensando proprio alla produzione di uva passa. Non sono nate per sembrare perfette nel cestino della frutta, ma per resistere bene a ciò che verrà dopo. Ora fai attenzione a questo numero. È il primo vero colpo del processo. Per ottenere 1 chilo di uva passa servono 4 o 5 kg di uva fresca. Immaginalo come una compressione intensa.
come se l'uva fosse un palloncino pieno d'acqua e il processo industriale ne estraesse quasi tutto, fino a lasciare un concentrato di zuccheri e sapore. L'uva non si limita a restringersi, si trasforma. E questo ha un effetto importante. Costi e perdite controllate iniziano ancora prima della fabbrica, perché la selezione è già rigorosa nel campo e all'arrivo nel centro di conferimento. Uve troppo piccole, ammaccate, spaccate, con segni di muffa o fuori standard, spesso non entrano nemmeno nella linea principale. Nell'industria alimentare, soprattutto quando il prodotto finale deve rispettare uno standard commerciale, tutto ciò che esce dal parametro diventa perdita, oppure viene destinato ad altri usi. E poi c'è il punto più critico di tutti, la raccolta nel momento esatto. L'uva deve essere abbastanza matura da avere zuccheri e profumo, ma non così matura da iniziare a fermentare o diventare troppo fragile. È una finestra breve. E il produttore sa che se sbaglia qui, dopo in fabbrica non basta correggere. L'uva passa non è trucco. La disidratazione rivela tutto. Dopo la raccolta comincia una corsa contro il tempo. L'uva è viva, respira, si scalda e cambia. Se resta troppe ore al caldo, compressa o senza ventilazione, comincia a perdere qualità. Così la logistica diventa parte del processo industriale. Cassette adeguate, trasporto rapido, ricevimento organizzato. Sembra un dettaglio piccolo, ma è proprio questo tipo di cura a separare un'uva passa morbida e uniforme da una passa troppo scura, con consistenza compromessa o sapore alterato. Ed ecco la domanda che cambia il modo di guardare questo prodotto. Se serve così tanto lavoro per preparare l'uva prima della disidratazione, perché tante persone immaginano ancora che l'uva passa sia uno scarto? Perché il prodotto finale è piccolo e il cervello umano tende a confondere piccolo con semplice. Ma dietro ogni confezione ci sono campo, selezione, finestra di raccolta, trasporto e controllo. Prima di continuare, lascia che ti chieda una cosa veloce. Se non immaginavi tutto questo processo dietro l'uva passa, lascia subito un like. Aiuta moltissimo Fabbrica in Curiosità a raggiungere più persone che pensano ancora che l'uva passa nasca già pronta al supermercato. E resta lì, perché ciò che arriva adesso è ancora più curioso. Ora entriamo nel cuore del processo industriale, l'essiccazione. Ed è qui che vedrai che esistono strade diverse, e alcune sembrano quasi un trucco per chi non le conosce. È in questa fase che l'uva smette di essere frutta e diventa ufficialmente l'uva passa che tanti adorano e tanti evitano. È qui che l'uva passa si guadagna la fama di ingrediente controverso e, allo stesso tempo, diventa bersaglio delle teorie più assurde. Perché quando guardi la confezione sembra tutto troppo semplice, è solo un acino raggrinzito. E quando qualcosa sembra semplice, il cervello prova a completare la storia da solo. Da lì nasce il classico: è uva vecchia, è uno scarto, è piena di chimica, l'hanno lasciata marcire e poi venduta. E invece la fase di essiccazione è proprio la parte più delicata del processo, quella in cui una decisione sbagliata trasforma tonnellate di prodotto in perdita. Ed è in questa fase che l'uva perde la maggior parte del suo peso e, nonostante questo, deve continuare ad avere l'aspetto di un alimento, non di gomma. Prima dell'essiccazione, l'uva attraversa una preparazione che definisce già metà del risultato finale. Pulizia, rimozione di foglie, piccoli rametti, frutti troppo danneggiati e qualunque cosa possa contaminare il lotto. E qui entra un dettaglio che pochi conoscono. La buccia dell'uva possiede uno strato naturale che funziona quasi come uno scudo contro la perdita d'acqua. Se metti semplicemente l'uva a disidratarsi senza controllo, può impiegare troppo tempo. E quando impiega troppo tempo, il rischio di fermentazione, muffa e alterazione del sapore aumenta molto. Per questo, molti processi utilizzano una fase di pretrattamento controllato per facilitare l'uscita dell'acqua in modo uniforme. Immagina l'uva come se indossasse un impermeabile. Devi ridurre quella protezione senza distruggere il frutto. Se esageri, si spacca e diventa un problema. Se trovi il punto giusto, si disidrata in modo omogeneo e diventa una passa morbida. Da qui partono due strade principali e la scelta cambia colore, consistenza e perfino il livello di gradimento. La prima è l'essiccazione naturale controllata. Uve distribuite su vassoi o superfici specifiche, con distanze calcolate, protezione dalla contaminazione e circolazione dell'aria monitorata. Non significa buttarla al sole.
Significa girare, riordinare, misurare, proteggere e seguire i tempi. Essiccare troppo in fretta indurisce la buccia e lascia l'interno con una consistenza strana. Essiccare troppo lentamente apre la porta alle perdite. La seconda strada è quella che impressiona di più su larga scala: tunnel ed essiccatoi industriali dove l'aria circola come un gigantesco asciugatore, solo molto più intelligente. Temperatura e umidità non servono a cuocere l'uva, ma a estrarre l'acqua al ritmo giusto. L'obiettivo è raggiungere un punto di equilibrio, poca acqua per garantire stabilità e sicurezza, ma non così poca da trasformarla in una pietra. Qui arriva il dato che spiega perché l'uva passa sembra sparire. Per diventare passa, l'uva perde oltre il 70% della sua massa, soprattutto per la perdita d'acqua. È come comprimere il frutto in una versione concentrata di zuccheri, profumo e acidità. E questo smonta un mito tra i più diffusi. L'uva passa dura più a lungo, perché è piena di conservanti. La ragione principale della sua durata è semplice e potente. Senza acqua disponibile, la maggior parte dei microrganismi fatica a crescere. La disidratazione, da sola, funziona già come una barriera naturale. Questo non significa che non esistano metodi per mantenere standard di colore e aspetto in alcuni tipi di uva passa, ma la base del processo è fisica. Togliere acqua, concentrare, stabilizzare. E parlando di colore, è qui che nasce la confusione tra le passas chiare e quelle scure. Molti pensano che l'uva passa scura sia vecchia o bruciata. In pratica, il colore è il risultato di tempo, ossidazione e metodo. Più aumenta l'esposizione all'ossigeno e più resta a lungo in determinate condizioni, più tende a scurirsi. Al contrario, condizioni che riducono l'imbrunimento o accelerano alcune fasi possono mantenere l'uva passa più chiara. Il problema è che il cervello del consumatore associa il colore scuro a qualcosa oltre il punto giusto. Ed è proprio in questa associazione emotiva che cresce la controversia. Non è solo sapore, è percezione. E adesso voglio tirarti dentro questa discussione. Ti piace l'uva passa? E se non ti piace è per il sapore? O per quella consistenza troppo masticabile? Oppure perché compare proprio dove meno te l'aspetti? Scrivicelo nei commenti. Uva passa sì o uva passa no? Vogliamo sapere che cosa pesa di più nella tua opinione su questo ingrediente. E continuiamo, perché ora entriamo nel lato più freddo e più rigoroso del processo. È il momento in cui l'industria decide il destino di ogni singolo chicco. Classificazione e controllo qualità. Macchine e sensori che individuano difetti che l'occhio umano nemmeno nota e che respingono interi lotti in pochi secondi. Qui capirai perché la confezione sembra uniforme, ma dietro le quinte c'è una selezione spietata. Dopo l'essiccazione, l'uva passa smette di essere un frutto raggrinzito e diventa un prodotto sottoposto a un vero tribunale industriale. Da questo momento è un prodotto in valutazione costante. E qui comincia la parte che pochi immaginano. L'uva passa non esce dalla fase precedente per finire direttamente nella confezione. Entra in una linea in cui lo standard è legge e qualsiasi deviazione, per quanto piccola sembri, porta a una separazione automatica. È qui che molti restano sorpresi, perché il processo smette definitivamente di sembrare artigianale ed entra nel territorio della precisione delle macchine. Niente supposizioni, niente "questa sembra buona". La prima cosa che avviene è la selezione fisica. Le passas attraversano sistemi che le separano per dimensione, forma e peso. Sembra un eccesso di rigore, ma è una richiesta del mercato. Quando il consumatore apre la confezione, si aspetta di vedere qualcosa di coerente. Se una parte è troppo piccola e un'altra troppo grande, la percezione della qualità cala, anche se il sapore è adeguato. Subito dopo entra in azione l'occhio delle macchine. Telecamere e sensori analizzano colore, brillantezza e superficie ad alta velocità. E qui vive un'ironia. Molte persone dicono che l'uva passa è tutta uguale, ma sulla linea di produzione la differenza appare continuamente. Una passa troppo scura può indicare un'ossidazione superiore allo standard di quel lotto. Una passa troppo chiara può suggerire un'essiccazione incompleta. E una passa schiacciata può trasformarsi in un problema di consistenza che il consumatore percepisce subito, e non è solo apparenza. Esistono fasi di sicurezza che cercano qualunque elemento fuori posto, frammenti indesiderati,
particelle, materiali che non appartengono all'alimento. Nelle linee moderne, questo controllo avviene in modo automatico, con rilevamento ed espulsione immediata. È il tipo di operazione silenziosa che protegge il prodotto e che quasi nessuno ricorda quando definisce l'uva passa semplice. Ed ecco un piccolo colpo di scena. A seconda dello standard richiesto, una quantità enorme viene deviata. Non necessariamente verso lo scarto, ma verso altre categorie, altri usi industriali, miscele o standard diversi. Perché la confezione che arriva al supermercato non è un ritratto del campo, è il ritratto di ciò che ha superato il filtro più severo del processo. E c'è di più, molte linee effettuano anche una scansione per lotti, perché una piccola deviazione ripetuta può indicare un problema di essiccazione, trasporto o conservazione. La cosa curiosa è che il consumatore raramente percepisce questo livello di filtro. Se ne accorge solo quando qualcosa non va, quando l'uva passa arriva dura, appiccicosa o con un sapore alterato. A quel punto entra in gioco la confezione, che non è soltanto un involucro elegante. Deve proteggere dall'umidità e dall'ossigeno, perché basta che il prodotto riassorba un po' d'acqua, perché consistenza e stabilità cambino. In altre parole, l'industria essicca, seleziona e poi deve impedire all'ambiente di disfare quel lavoro lungo il percorso fino al consumo. Alla fine, la confezione ben presentata è una vetrina. Il vero dietro le quinte è un setaccio industriale che lascia passare solo ciò che rientra nello standard commerciale. Ed è per questo che l'uva passa diventa un caso curioso. Dietro un ingrediente piccolo esiste una catena di decisioni gigantesca, ma a tavola tutto si riduce a una domanda semplice e ricorrente. Entra o non entra nella ricetta? Ora però rispondiamo alla domanda principale. Perché l'uva passa continua a provocare reazioni così diverse anche con tutto questo controllo? Ed ecco uno spoiler. La fabbrica fa la sua parte. La differenza nasce davvero nella memoria, nell'aspettativa e nel contesto in cui compare. Dopo aver visto tutto il percorso industriale dell'uva passa, diventa chiaro che il problema raramente sta nella fabbrica. Il processo è preciso, controllato, standardizzato e pensato per offrire sempre lo stesso risultato. Eppure basta che l'uva passa compaia a tavola perché scatti un rifiuto immediato. E questo ha molto più a che fare con cultura e psicologia che con il sapore. In molti contesti, l'uva passa quasi non compare mai da sola. Non è la protagonista. Spunta mescolata, nascosta, inattesa. Soprattutto in piatti in cui il sapore dolce non è ciò che una persona si aspetta di trovare. E il cervello umano detesta le sorprese alimentari. Quando ti aspetti una cosa e ne trovi un'altra, la reazione emotiva arriva prima del ragionamento. Non è necessariamente cattiva in sé, ma entra in conflitto con l'aspettativa. E c'è un fattore psicologico potentissimo, il controllo. Molte persone non rifiutano l'uva passa in quanto tale, rifiutano la sensazione che sia apparsa lì senza avviso. È per questo che nasce l'abitudine di toglierla una a una. Non significa solo rimuovere un ingrediente, significa riprendersi il controllo del piatto. L'uva passa diventa simbolo di un'invasione culinaria e allora qualunque ricetta che la contiene può trasformarsi in carburante per una discussione. Ora confronta tutto questo con altri contesti. In molti luoghi, l'uva passa viene usata in modo prevedibile e dichiarato. In pani dolci, torte, cereali, ripieni e piatti specifici, in cui la nota dolce è già prevista. In diverse tradizioni culinarie, inoltre, l'abbinamento tra dolce e salato compare spesso, e nessuno scopre l'uva passa a sorpresa. Fa già parte dell'accordo. Sai che cosa stai mangiando prima del primo boccone. La discussione cresce quando l'uva passa appare nei pasti condivisi, dove la persona non compone tutto da sola. Qualcuno serve, qualcuno mescola, qualcuno decide. A quel punto la conversazione smette di riguardare soltanto un ingrediente e diventa quasi un piccolo conflitto di preferenze. E quando questo si ripete in famiglia, durante le feste o nelle abitudini collettive, il dibattito acquista identità. Non stai soltanto giudicando un alimento, stai scegliendo da che parte stare. E c'è ancora una curiosità che cambia tutto. Quando le persone assaggiano piccole porzioni senza sapere esattamente dove si trovi l'uva passa, o senza aspettarsi un piatto specifico, il rifiuto tende a diminuire. Questo suggerisce che, spesso, l'innesco non è il sapore isolato, ma la sorpresa, aggravata dal contesto sbagliato nel momento sbagliato. L'ingrediente finisce per prendersi la colpa di aver spezzato un'aspettativa che era già nata prima ancora del primo boccone.
Quindi, alla fine, l'uva passa è una storia di percezione. La fabbrica fa la sua parte. Disidrata, standardizza, seleziona e consegna. La vera disputa avviene a tavola. Tradizione, memoria affettiva, controllo e quella vecchia combinazione tra dolce e salato che per alcuni è fascino e per altri una provocazione. Se dopo aver visto tutto questo hai capito che il rifiuto dell'uva passa può avere più a che fare con il contesto che con l'ingrediente in sé, la domanda finale è diretta. Ti piace o non ti piace l'uva passa? Raccontacelo! E se ti sta piacendo questo viaggio dietro le quinte e vuoi altri video di questo tipo, iscriviti qui al canale Fabbriche in Curiosità, perché abbiamo ancora molti segreti industriali da mostrarti. E scrivi qui sotto che cosa ti ha sorpreso di più: il processo industriale, la parte psicologica o la controversia culturale. E lascia anche il tuo verdetto: uva passa s o uva passa no. E se pensi di aver già visto tutto, allora forse non hai ancora visto il processo che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. È già apparso lì sullo schermo. Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche in Curiosità. Un grande abbraccio, ti aspetto lì!